Era una serena giornata d'estate. Tra una pausetta al sole e una partita al mio gioco di carte preferito, mi capita tra gli occhi un nuovo video del Project Invictus, nel quale parla delle proteine in polvere che esistono in commercio e consiglia quelle che sono, secondo lui, le migliori da usare per chi si allena. Quello su cui vorrei soffermarmi non sono le informazioni riguardanti le proteine, bensì la primissima parte. Vediamola insieme. Piccolo disclaimer, come Project Invictus non accettiamo sponsorizzate da aziende di integratori proprio per essere liberi di dire quello che vogliamo. Quindi nel mondo del fitness campano tutti vendendovi il loro codice sconto per comprare l'integratore, qui vi vendiamo soltanto sana informazione. In così poco tempo, la mia mente ha iniziato a girare come un criceto nella ruota. In quanto creator, mi sono soffermata proprio su queste frasi, forti, polarizzanti, nette, taglienti, tanto da farmi venir voglia non solo di confutarle, ma anche di aprire un dibattito sul delicato rapporto tra affiliazione e imparzialità, tra sponsor e libertà di parola, tra sana informazione e conflitti di interessi. Per farlo, analizzeremo le affermazioni di Andrea Biasci. Come Project Invictus non accettiamo sponsorizzate da aziende di integratori proprio per essere liberi di dire quello che vogliamo. La libertà di espressione, anche nel campo dell'integrazione, non dipende esclusivamente dal fatto di avere o meno degli sponsor. Può esserci anche in caso di collaborazione con un brand. Tutto sta nel contratto stipulato e nelle condizioni concordate. Ogni creator ha una propria etica. C'è chi accetta collaborazioni con qualsiasi azienda, cambiando brand in base a chi paga di più, e c'è chi invece seleziona con cura, imponendo paletti precisi su ciò che può o non può dire. Inoltre, non bisogna dimenticare un punto fondamentale. Essere liberi di dire ciò che si vuole non significa automaticamente dire cose giuste. Spetta anche allo spettatore informarsi, approfondire e sviluppare spirito critico. Nessun creator è tenuto a fornire la verità assoluta. Inoltre, l'assenza di sponsorizzazioni non equivale a imparzialità. Tutti abbiamo bias e preferenze personali che influenzano le nostre opinioni, consapevolmente o meno. Questo vale sia per chi fa divulgazione, sia per chi compra gli integratori al supermercato o in farmacia. Quindi nel mondo del fitness campano tutti vendendovi il loro codice sconto per comprare l'integratore. È vero che molti creator monetizzano tramite codici sconto, ma ridurre tutto il mondo del fitness a mercanti ambulanti è ingiusto e riduttivo. Le modalità di guadagno sono molteplici: codici sconto, video sponsorizzati, attività imprenditoriali, servizi di coaching. E anche all'interno dei codici ci sono differenze. C'è chi percepisce solo una commissione del 5-10% e chi invece ha anche un fisso mensile. Ma soprattutto, dietro una collaborazione può esserci più di un ritorno economico. Per alcuni è la possibilità di realizzare un piccolo sogno. Ed è proprio questo il caso della mia esperienza personale. Quando si parla di affiliazioni, credo che la cosa più importante sia la trasparenza. Per questo voglio raccontarvi il mio percorso. HSN è il brand che utilizzo da oltre 5 anni e con cui ho sempre sperato di collaborare. Nell'attesa che questa opportunità diventasse reale, ho mantenuto un rapporto con Zack. Non si trattava però di una vera affiliazione. Il codice che condividevo non mi dava un guadagno economico, ma soltanto credito prodotti. Era un modo per continuare a consigliare qualcosa a chi mi seguiva, senza però rappresentare un punto d'arrivo. Con il tempo le differenze tra i due brand sono diventate evidenti. HSN offre prezzi più competitivi a parità di materia prima.
mette a disposizione analisi di laboratorio di terze parti e ha un catalogo molto più ampio, in particolare con la linea RAW priva di aromi e dolcificanti. Al contrario, ZEC presentava un'offerta più ridotta, nessuna analisi pubblica sui prodotti e negli ultimi mesi una gestione dei rapporti coi creator che non ho condiviso. Alla fine, dopo 3 mesi di trattative via mail, sono riuscita a ottenere una vera affiliazione con HSN e per me questo non significa vendere meno informazione sana, come qualcuno vorrebbe far credere, ma al contrario, avere la possibilità di collaborare con un brand che già utilizzavo, che considero affidabile e che ho scelto in modo consapevole. Ed ecco perché ribadisco, un'affiliazione non toglie automaticamente credibilità a un creator. La differenza la fanno l'etica con cui si scelgono i partner e la trasparenza con cui si comunica al pubblico. Ed è proprio qui che voglio soffermarmi, perché ci porta direttamente alla terza affermazione del video. Qui vi vendiamo soltanto sana informazione. Questa è una frase che, più che un'affermazione di principio, sembra una strategia di marketing. La logica è molto semplice. Prima si espone un problema, ossia tutti gli altri sono corrotti dalle sponsorizzazioni. Poi ci si propone come unica alternativa credibile. Noi siamo liberi, noi vi vendiamo solo sana informazione. Così facendo però, invece di discutere sui contenuti o sulla qualità delle informazioni, si punta a screditare chi lavora diversamente. E qui nascono 2 domande spontanee. Se davvero si vuole vendere soltanto sana informazione, c'è davvero bisogno di farlo attaccando gli altri invece che confrontandosi sui contenuti? Se avere collaborazioni implica automaticamente perdere credibilità, allora anche il fatto di avere una palestra realizzata dalla Certosus non dovrebbe mettere in discussione tutto ciò che dicono in merito all'allenamento? Applicando alla lettera la loro stessa frase, solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere. Chi conosce davvero non si ferma a una sola voce, ma ascolta più fonti, sviluppa spirito critico e, col tempo, privilegia chi dimostra competenza senza cadere in eccessi polarizzanti. A dimostrazione di quanto detto, un caso utile da analizzare è quello di Elemental Formulations, un'azienda statunitense che si è posta come obiettivo quello di contribuire a maggior chiarezza e affidabilità nel settore dell'integrazione, sviluppando formulazioni che rispettino elevati standard di qualità e sono supervisionate da un team di esperti. La loro filosofia è fondata su principi di trasparenza, sicurezza ed efficacia. Le formulazioni vengono sviluppate basandosi su evidenze scientifiche, con ingredienti e dosaggi indicati in modo chiaro, senza ricorrere a miscele proprietarie. Secondo quanto riportato, i prodotti sono inoltre sottoposti a test di qualità presso laboratori terzi, per verificarne la purezza e l'assenza di sostanze vietate. Tra i fondatori abbiamo Ben Esgro, dietista e chimico farmaceutico con specializzazione in nutrizione sportiva, che coordina la parte di ricerca e sviluppo, e Omar Isaf, content creator e imprenditore, responsabile della parte di marketing. L'azienda si avvale di un advisory board scientifico, composto da ricercatori e professionisti del settore, tra cui Eric Trexler, ricercatore e coordinatore di podcast quali Stronger by Science e Mass, ed Eric Helms, uno dei più importanti ricercatori nel settore dell'ipertrofia, membro del 3DMJ e autore delle famose Muscle and Strength Pyramids. È importante sottolineare che la presenza di un advisory board scientifico e la collaborazione di ricercatori con content creator nella formulazione dei prodotti non comporta automaticamente una perdita di imparzialità o credibilità scientifica. In questo caso il loro contributo viene descritto come tecnico e basato sulle evidenze disponibili,
senza incidere sulla reputazione accademica né sulla qualità delle loro pubblicazioni. Questo esempio evidenzia come, in determinati contesti, sia possibile che un content creator collabori con un brand mantenendo un approccio trasparente, mentre i ricercatori coinvolti continuano a operare secondo criteri di rigore scientifico e indipendenza professionale. Comunque, trovo incredibile come da 15 secondi di video possa nascere un ragionamento così articolato. La mia posizione riguardo a questo argomento è semplice. Avere sponsorizzazioni e affiliazioni non toglie automaticamente valore, oggettività o libertà a ciò che un creator dice. Da un lato c'è l'etica del content creator e le collaborazioni che decide di accettare. Dall'altro c'è il pubblico che deve comprendere la scelta più importante: usare spirito critico e decidere a chi dare fiducia. Perché alla fine solo chi conosce sceglie.